Christophe Lemaitre è stato un atleta capace di ispirare un'intera generazione di atleti. È stato il primo uomo, possiamo dire bianco, cioè di sole origini europee, a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri. Molti atleti si sono identificati in lui, ha vinto medaglie olimpiche, si pensava addirittura che potesse rivaleggiare con Bolt. Ha avuto ed ha tuttora una carriera veramente molto lunga, però nell'alto livello, tra i migliori al mondo, è durato davvero poco. Oh no! È stata un'ascesa molto rapida, ma un'altrettanta rapida discesa, fino a farlo diventare ormai totalmente marginale in ambito internazionale. Oggi ovviamente vi parlo di lui, Christophe Lemaitre, ma per farlo dobbiamo andare ancora più indietro rispetto alla sua storia e dobbiamo viaggiare in due nazioni e in due separate storie. Nella prima delle due storie siamo negli anni 40 del 1900 e un tale Lorenzo Micheli decide di abbandonare la Val Serina in provincia di Bergamo per andare a cercare fortuna in Francia. Qui nel corso degli anni incontra una donna, anche lei di origini italiane, tale Anna Negri, e nel corso degli anni si innamoreranno e avranno anche 4 figlie. La terza di queste figlie, di cui dobbiamo assolutamente ricordarci, si chiama Marie-Thérèse Micheli. Non ho la più pallida idea se si pronunci così. Hello, darkness, my old friend. Però ve lo metto a schermo e magari voi sapete di certo dirlo meglio di me. Però adesso mettiamolo un attimo da parte, perché ci spostiamo in un'altra parte della Francia. Perché un tale Georges Rossel Lemaitre è un allenatore di atletica e nel corso degli anni anche lui incontra l'amore della sua vita e avrà un figlio, tale Jean-Claude Lemaitre, che sarà un atleta della velocità senza particolari risultati, ma comunque rimane nell'ambito dell'atletica. Ed è qui che le strade delle due storie si incrociano, perché negli anni 80 del 1900 Marie-Thérèse Micheli e Jean-Claude Lemaitre si incontrano, si innamorano e nel 1990 avranno un figlio di nome Christophe, cognome Lemaitre. Ed ecco che scopriamo che il protagonista del nostro video ha entrambi i nonni italiani. Oh my god! Wow! Però il piccolo Lemaitre, nonostante dalla parte paterna si fosse sempre praticato atletica, non fa subito atletica perché comincia a praticare la pallamano, il rugby, il calcio, quindi tutto tranne che l'atletica. Però a una certa la passione per l'atletica data dal padre prende il sopravvento, soprattutto quando si scopre che il piccolo Lemaitre è abbastanza veloce. E quindi in adolescenza comincia a praticare atletica, ma si fa notare nel 2007, quando ha 17 anni, ancora da under 18, visto che comincia a portare il primato personale nei 100 metri a 10,53 e per farvi capire più o meno quanto vale questo tempo pensate che il record italiano attualmente a livello under 18 è il 10,33 di Filippo Tortu, quindi il tempo di Lemaitre non è da mettersi le mani nei capelli, non è il nuovo Bolt a livello giovanile, però è un ottimo tempo. C'è in Italia, per farvi comprendere, sarebbe il quinto under 18 di tutti i tempi nel 2024 però, quindi è ovvio che già in Francia da under 18 si cominciava a parlare di lui come un atleta decisamente portato per la velocità e da tenere d'occhio per il futuro, anche perché nello stesso anno, sempre nel 2007, partecipa a una manifestazione che adesso non esiste più, ovvero i campionati mondiali under 18, dove va decisamente bene perché arriva quarto nei 100 metri e quinto nei 200 metri, però la sua fama comincia a uscire dai confini nazionali soltanto nel biennio successivo, perché già nel 2008 comincia a vincere le sue prime medaglie internazionali. Infatti ai mondiali under 20 nel 2008 conquista l'oro nei 200 metri con il nuovo primato personale, tra l'altro a 20,83, ma l'esplosione vera e propria che lo fa salire alla ribalta avviene l'anno successivo ancora, il 2009. Nei 200 scende fino a 20,68, ma soprattutto nei 100 metri arriva a 10,04 e parliamo di un atleta 19enne, di un atleta di sole origini europee, quindi totalmente bianco, e che gli mancano 5 centesimi per abbattere una barriera ritenuta quasi impossibile per un atleta del genere. Ma questo a 19 anni, quindi chissà dove potrà mai arrivare in futuro. Si cominciava veramente a domandarsi ma qual è il suo limite. Tra l'altro è anche un atleta che comincia a partecipare alle nazionali assolute, perché grazie tante con un tempo del genere è normale che vai alle nazionali assolute, e partecipa addirittura ai campionati mondiali indoor, dato che lui è un atleta che ha sempre fatto la stagione indoor, con una piccola eccezione nel 2019 dove a livello indoor non farà mai chissà che roba, però comunque un 6,72 e quell'anno se l'era portato a casa ai campionati mondiali indoor, e partecipa soprattutto ai campionati mondiali outdoor a livello di staffetta, dove arriva ottavo con i compagni di squadra. Però era anche iscritto nei 100 metri, ma si è beccato una bella falsa partenza, e poi una medaglia agli europei under 20 nei 100 metri non gliela toglie nessuno. Perfectly balanced, as all things should be.
Però l'ingresso tra le leggende dell'atletica avviene poi il 9 luglio 2010, dove ai campionati nazionali francesi ovviamente vince, ma ferma il cronometro a 9,98, primo uomo nella storia bianco a scendere sotto i 10. E lì basta, si è aperto totalmente un mondo per lui, perché sotto i 10 secondi voleva proprio dire entrare nell'elite mondiale dei velocisti. Quell'anno soltanto in 13 riusciranno a fare un risultato sotto i 10 secondi. Tra l'altro con praticamente tutti i giamaicani statunitensi, con l'eccezione solo di Lemaitre e del britannico Chambers. Il giorno dopo ovviamente era esaltatissimo dopo una super prestazione del genere e migliora anche il primato personale nei 200 metri, portandolo a 20 e 16, e a quel punto il prossimo obiettivo è presto detto: scendere sotto i 20 secondi, cosa che però lì è già stata fatta da diversi atleti bianchi, primo su tutti Pietro Mennea con tanto di record mondiale ai tempi e ormai è diventato record europeo. E nel 2010 si parla appunto dell'inizio dell'apice di carriera, il che è anche abbastanza preoccupante se consideriamo che l'apice di carriera comincia a 20 anni, quando di solito inizia un po' più tardi. Però il 2010 non è caratterizzato soltanto dai super risultati cronometrici, perché a questi sono affiancate le medaglie. Infatti ai campionati europei vince tutto, 100, 200 e 4%. E il mondo a quel punto era veramente invisibilio per lui, aveva tutti i fari puntati, perché si trattava di un atleta di 20 anni capace di scendere sotto i 10 secondi, bianco, un atleta con quasi delle caratteristiche simili a livello di Bolt come altezza, perché Bolt è 1,95 e Lemaitre non è di certo piccolino, è comunque alto 1,90, e quindi parliamo entrambi di altezze considerate un po' fuori scala per i velocisti. E quindi in tanti si domandavano: ma quali saranno i suoi limiti? Ma quanto potrà fare? E purtroppo i suoi limiti verranno scoperti molto presto, già l'anno successivo. Perché nel 2011 riesce a fissare i suoi primati personali che saranno quelli per tutta la vita. Nei 100 metri scende fino a 9,92 e nei 200 metri abbatte la barriera dei 20 secondi con un gran 19,80, quindi addirittura soli 8 centesimi da Pietro Mennea. E quell'anno effettivamente gira tutto per il meglio per il nostro Christophe Lemaitre. Ai campionati mondiali di Daegu arriva terzo nei 200 metri contro l'altro proprio il 19,80, mentre nei 100 metri riesce addirittura ad arrivare quarto, dove vabbè c'è stato Bolt che si è fatto squalificare per falsa partenza e fa male ancora al corazon solo a pensarci. E poi grazie anche a una gran staffetta francese riesce ad arrivare secondo nella 4%, quindi addirittura 2 medaglie mondiali se le è portate a casa Christophe. E purtroppo è già da qua che si comincia a parlare di declino, perché pensate che a livello di 100 metri quel 9,92 che aveva fatto in occasione dei campionati francesi nel 2011 sarà anche la sua ultima volta sotto i 10 secondi con vento regolare, mentre nel 200 metri avrà ancora un 19,91 nel 2012 e poi basta, tutti i risultati sopra i 20 secondi. Però attenzione, non vuol dire che dopo il 2011 sia sparito completamente di scena, ha comunque ottenuto buoni risultati, ci mancherebbe. Nel 2012 si conferma campione europeo nei 100 metri e ai Giochi Olimpici di Londra con i compagni di staffetta arriva comunque alla medaglia di bronzo, è comunque una medaglia olimpica, e nei 200 arriva sesto. Però poi dal 2013 cominciano i veri grossi problemi. Dopo la finale dei campionati mondiali, dove arriva tra l'altro settimo, quindi tanta roba, si fa male al ginocchio e rinuncia alle successivi 200 metri e staffetta. Arriva anche un 10,00 sui 100 metri che fa sperare in un ritorno sotto i 10 secondi, ma poi da lì basta, i tempi pian piano si andranno ad aumentare durante il tempo. Nel 2014 comincia a perdere i campionati europei, dove arriva secondo nei 100 e nei 200 metri. L'anno successivo ancora peggiore, ai campionati mondiali neanche arriva in finale né nei 100 né nei 200 metri, con anche tempi cronometrici che continuano sempre più ad alzarsi. E la cosa non è normale, è un atleta di 25 anni, dovrebbe essere all'apice della sua forza, dell'elasticità, di tutte le caratteristiche più o meno a livello di atletica, eppure i suoi risultati continuano a calare. Ok, non stiamo parlando di un atleta che ti fa 12 secondi nei 100, però comunque parliamo di un atleta che fa atletica per lavoro, che dovrebbe essere al massimo della carriera e invece è già nella fase calante a 25 anni. Qualcosa evidentemente non stava funzionando e
e il dubbio è venuto anche allo stesso Lemaitre, tant'è che nel 2016 comincia a pensare di cambiare allenatore, ma poi dopo diversi mesi di ragionamenti, pensieri, riflessioni e tante altre parole simili, decide di rimanere con l'allenatore di sempre, quello che l'ha fatto conoscere l'atletica, quello che l'allena da 200.000 anni più o meno, cioè Pierre Carraz o Carrà. Qua ve lo scrivo, qui avete qua a schermo il nome, che magari anche questo lo pronunciate meglio di me, col francese sono veramente negato, però effettivamente il fatto di rimanere con lo stesso allenatore, in qualche modo l'ha premiato, perché ai Giochi Olimpici del 2016, quelli di Rio de Janeiro, conquista la sua prima ed unica medaglia individuale, arrivando così al bronzo nei 200 metri con 20 e 12, quindi il risultato non da poco. E qui finiscono totalmente le cose belle, verranno sempre più accantonati i 100 metri in funzione di una finalizzazione sui 200 metri, anche se non abbandonerà mai i 100 metri, così come abbiamo detto prima non abbandonerà mai neanche la stagione indoor, probabilmente mai finalizzata al 100%, ma comunque l'ha sempre fatta, a parte quell'eccezione nel 2019, ed effettivamente le cose belle nei 100 metri già diversi anni prima erano finite. L'ultimo risultato sotto i 10:10 arriva nel 2016, l'ultimo sub 10:20 è datato 2018, diventando poi totalmente marginale nei 100 metri perché dal 2020 in poi non andrà più neanche sotto i 10:30, che ok aveva 30 anni nel 2020, ma non è più un'età vecchia ormai, a 30 anni non si è più considerati vecchi nell'atletica, quindi fare risultati di 4 decimi sopra il primato personale un po' era strano. Nei 200 metri riuscirà ad essere competitivo un po' più a lungo, con anche un 20:19 nel 2018, però poi anche lì pian piano i risultati sono andati crescendo a livello cronometrico. Questo declino abbastanza lineare credo che sia avvenuto anche per una questione di infortuni che si sono sempre più sommati nel corso del tempo, che lo hanno reso sempre più fragile. E tra l'altro questi infortuni non è che, come spesso accade, sono sempre nello stesso punto, a livello di sempre gli stessi muscoli, ma sono veramente quasi completi, cioè non credo che non si sia infortunata una parte del corpo a una certa. Si comincia nel 2013 con l'infortunio al ginocchio, il 2015 il gluteo, nel 2016 un infortunio non specificato, 2017-2018 infortuni agli ischio-crurali, nel 2021 non si fa mancare neanche una reazione avversa al vaccino contro il Covid, e poi nello stesso anno anche un bel infortunio al polpaccio, e poi il 2022 è stata la volta degli adduttori, quindi veramente si è infortunato tantissimo nel corso degli anni, e questi sono gli infortuni quelli principali. Come spesso accade, ci sono tutti gli infortuni minori che gli atleti hanno durante l'anno, durante la stagione, che non è che vengano pubblicizzati se non tengono l'atleta troppo fermo, e quindi più passavano gli anni, più si infortunava, più questi infortuni si sommavano e lo facevano diventare sempre più fragile come atleta, e di conseguenza anche sempre più lento. Ormai arrivati all'anno scorso, al 2023, Lemaitre è totalmente marginale sia sulla scena internazionale ma anche su quella nazionale, cioè l'anno scorso non ha fatto di meglio di 10,70 nei 100 e di 21,31 nei 200. Ma c'è una cosa che secondo me è meravigliosa in tutta la sua storia: non ha mai mollato, ha continuato a fare atletica, ha continuato ad allenarsi, nel 2024 ha gareggiato anche a livello indoor, nonostante i suoi primati personali risalgano a quasi 13 anni fa, nonostante il suo corpo sia sempre in bilico tra un infortunio e l'altro, ma lui ci crede ancora, vuole ancora essere tra i protagonisti, vuole ancora migliorarsi e sogna quest'anno, il 2024, di partecipare ai Giochi Olimpici in Francia, a Parigi, cioè i Giochi Olimpici in casa sua sarebbero veramente un sogno per lui. Poi, detto in totale onestà e sincerità, sarà ben difficile che il nostro Christophe Lemaitre possa partecipare ai Giochi Olimpici. Considerate che nei 100 metri in graduatoria nazionale era 85esimo nei 100 metri e 28esimo nei 200, quindi anche sperare in un'ottica staffetta è veramente dura. Però sarebbe veramente poetico se quest'anno dovesse trovare un barlume della velocità che ebbe in passato, se dovesse concludere a livello ipotetico la sua carriera proprio ai Giochi Olimpici francesi, in modo da dare un'ultima fiammata ad una carriera per un atleta che è stato di ispirazione per un'intera generazione di velocisti, che ha distrutto una barriera considerata quasi insormontabile, perché tanti che hanno iniziato atletica quando c'era lui all'apice dei suoi risultati o comunque erano giovani e lo vedevano, si sono ispirati a lui e vedevano in quell'unico atleta bianco nelle finali dei campionati mondiali nei 100 e nei 200 metri come un idolo a cui ispirarsi, come un obiettivo da raggiungere e superare in futuro, perché sicuramente lui ha dato coraggio a tanti velocisti europei per provare ad essere al suo posto, e quindi sarebbe proprio bello se lui, che ha ispirato un'intera
generazione potesse ricevere l'ultima gioia e soddisfazione di carriera con la partecipazione ai Giochi Olimpici. Spero vivamente di avervi fatto conoscere qualcosa in più di questo atleta che pian piano sta sparendo nella narrazione dell'atletica, i più giovani forse neanche lo conoscono. Fatemi sapere se sapevate tutto di lui, se vi ho fatto scoprire qualcosa, se magari neanche l'avete mai sentito nominare. Grazie mille di essere arrivati fino a qui in fondo al video, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, lasciare un mi piace per supportare anche la diffusione del video, e se volete proprio supportare tantissimo questo canale vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi al canale. Non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti, buona fortuna alle gare e ciao ciao!